Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci o luna o Venere in pesci solo per i più esperti. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Faremo il metodo della croce delle 5 vie, andiamo a vedere cosa ti accade e perché, da quale profondità karmica nasce quello che ti sta accadendo, quello che stai attraendo. Il modo migliore per aprirsi a ciò che ti accade è il dono che ne verrà. Allora, andiamo a vedere, pesci, cosa ti sta per accadere, metodo della croce delle 5 vie. Cosa ti sta per accadere? Allora, andiamo a vedere il cuore della questione, cosa si muove già in te, la matrice da cui si origina ciò che sta per accadere. Ciò che scende dall'alto, cioè l'evento, che è un ente, un'entità, uno spirito, no? Gli eventi sono entità, cosa ti sta per accadere, quindi quello che scende dall'alto, perché sta arrivando, quindi quali sono le radici, la radice nascosta, il perché profondo, l'inconscio che lo attrae. Poi vediamo a sinistra il consiglio dello spirito, che può essere un tuo avo, un tuo antenato, la tua sposa celeste, sposo invisibile, come accoglierlo, il modo migliore per viverlo, l'atteggiamento interiore. E poi andiamo a vedere a destra il frutto che ne nascerà, il dono, la benedizione futura. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo e partiamo. Cosa ti sta per accadere? Allora, andiamo a vedere il cuore della questione, l'asse attorno a cui ruota tutto, la matrice. Qua abbiamo un 6 di spade. Guarda, questa carta mi parla di un passaggio delicato, no? Che stai vivendo, da un momento di turbolenza verso acque più calme. È come se tu stessi lasciando indietro un dolore, una situazione che non poteva più nutrirti e ti stai muovendo piano verso un nuovo orizzonte. Non sei ancora arrivata o arrivato, però hai scelto di muoverti, di non restare fermo nella palude, diciamo, delle emozioni che stagnano. Vediamo cosa sta arrivando. Da qua si genera tutto, quindi cosa sta arrivando dall'alto. E qua abbiamo una regina di denari. È un dono dell'universo questo. La regina di denari è la madre amorevole, colei che offre stabilità, accoglienza, sicurezza materiale ed emotiva. E questo significa che presto arriva per te una figura oppure una situazione che ti porta nutrimento e tranquillità, va bene? Potrebbe trattarsi di una persona che ti accoglie o semplicemente una nuova fase della tua vita in cui ti sentirai più radicata, più radicato, più sereno. È come dire, un porto sicuro dopo la traversata del 6 di spade, mi spiego? Ok. Perché arriva tutto questo? La radice nascosta, il tuo inconscio che chiama questa cosa. Sì, qua c'è un cavaliere di bastoni, è una forza di desiderio e di passione che ti spinge a cercare altro proprio, a non fermarti mai, no? E questo ardore, questa voglia di avventura o di vivere emozioni più intense, è proprio questa cosa che mette in moto il viaggio del 6 di spade. Quindi tu sei spinta o spinto da un richiamo del fuoco, anche se non sempre lo mostri, ok? Cioè dentro di te brucia una scintilla che vuole esperienza, vuole fare esperienza, non solo sogno, no? Ok, vediamo qual è il consiglio dello spirito o dell'antenato, ok?
smetti di fissare ciò che è andato perduto. 5 di coppe. Allora, qua c'è un tuo avo, un tuo antenato, no? Perché quello che noi viviamo nella vita attuale è sempre, siamo sempre il prodotto della nostra genia con la quale dobbiamo allearci. Scegliamo quella genia proprio perché noi abbiamo bisogno di quel karma familiare per superare i nostri limiti e raggiungere i nostri obiettivi, il nostro daimon, no? Allora, smetti di fissare ciò che è andato perduto, cioè onora il dolore, sì, ma non restare voltato verso le coppe rovesciate. Cioè, guarda qua, questa figura c'è una persona che prende in mano le coppe piene, no? E c'è ancora amore, c'è possibilità, c'è futuro, ti dice il tuo apo. Questo è un consiglio pratico ma profondamente spirituale, cioè trasforma il lutto emotivo in gratitudine per ciò che rimane, per ciò che può ancora crescere. Questo ti sta dicendo il tuo avo e il tuo antenato o il tuo spirito guida, ok? Vediamo il frutto che ne nascerà da questa cosa. Cosa ne deriva? Wow, asso di coppe, una ricompensa stupenda. Allora, nel tuo futuro immediato si apre quest'asso di coppe che è la coppa sacra dell'amore, delle nuove emozioni, delle benedizioni, sia sentimentali che spirituali, no? Questo significa che dopo il viaggio e la guarigione tu ricevi un dono di cuore. Può essere un nuovo inizio pieno di sentimento, un'apertura che farà traboccare di nuovo la tua anima di luce e di acqua viva, e questo può trattarsi di un nuovo amore, di una riconciliazione oppure di una rinascita interiore che ti riempirà proprio il tuo calice svuotato. Mi spiego? Quindi quello che mi sta dicendo la stessa, cosa ti sta per accadere? Allora, prima di tutto accetta che sei in viaggio, che stai lasciando un passato che non ti nutriva più. Accogli la stabilità che sta arrivando. Presto ti sentirai più protetta o protetto, più al sicuro, più radicato. Onora il fuoco che ti ha spinto a cambiare, cioè quella passione era necessaria per uscire dall'immobilità. Volta lo sguardo verso ciò che ancora vive, le 2 coppe piene. Non restare ancorato alla perdita. Apri il cuore al dono che sta arrivando per te. L'amore tornerà sotto forma nuova, come dire, puro, come acqua di sorgente. Quindi quello che potresti proprio sedimentare in te è questo. Lascio il porto del dolore e navigo verso la mia guarigione. Accolgo la sicurezza che arriva nella mia vita. Il mio cuore, nutrito da nuove passioni, si volta verso ciò che ancora fiorisce e presto, colmo di grazia, berrà di nuovo dall'acqua viva dell'amore. È bellissimo. È bellissimo. Andiamo a fare le specifiche. Vediamo sul 6 di spade. Il cuore della questione, quello che si muove in te, no? L'asse attorno qui ruota tutto, questa matrice 6 di spade. Sì, c'è un impulso fortissimo. L'asso di bastoni, quello che la matrice da cui origina tutto, no? Questa transizione, questo lasciare andare ciò che non ti nutre più, è mosso da un fuoco interiore, dalla voglia di sperimentare. L'esperienza dell'anima, da quest'asso di bastoni è proprio l'accensione del fuoco interiore che vuole fare esperienza, ok? E togliersi da un impasse emotivo più che altro. Vediamo questa sicurezza che arriva con la regina di denari. Guarda, se ti sei sentita sola o solo, lasciata da parte o messo da parte, esclusa o escluso, qua arriva una persona importante, può essere un'amica, un amico, una madre, una figura femminile o è la tua stessa energia interiore che si colma di nutrimento. Qua mi stanno parlando di perdita, di sentirsi esclusi, vedi qua c'è il matto, una nuova tappa della tua vita che porta a questa apertura. Una persona anche che ti accoglie con dei consigli pratici anche, o ripeto, è la tua stessa energia che si sente colma, piena, si prende cura di sé la regina di denari, anche se sei uomo,
da una sensazione dove ti sei sentita esclusa o escluso. Vediamo questo fuoco interiore, questo fuoco della Cavaliere di Bastoni. Sì, il Cavaliere di Denari, mi sa che qua la cosa andava lenta e poi tutto ad un tratto, boom, è andata come se stavi rimandando un cambiamento da un po', o consciamente o inconsciamente, no? E quindi quella passione che ti porta, questa è la passione che ti porta a costruire minuziosamente una stabilità duratura, Questa transizione che stai vivendo. Vediamo sull'asso di coppe. Questo amore che torna sotto forma nuova, come pura acqua di sorgente. Vediamo questo asso di coppe. Bellissimo, pieno successo con il mondo mi parla di compimento, di successo pieno, di realizzazione emotiva, di realizzazione, guarda la stella, pieno di fede o di speranza. Sapete che a me la parola speranza non mi piace perché indica attaccamento a un risultato e quindi il risultato non arriverà mai. Quindi piena di fede, di sogni, è un successo pieno, è un successo pieno quello che ti sta arrivando. Sì, è una stesa molto commovente, molto profonda. Guarda, qua mi dice che chiaramente ti stai o ti sei già allontanato, no? Da situazioni torbide, da situazioni che hanno consumato probabilmente energie, anche le speranze, no? Tra virgolette. E diciamo che questa potenza è accesa da questo fuoco nuovo, da un desiderio ardente di ricominciare, di sentirti viva, di sentirti vivo, di abbracciare una nuova avventura, no? È come se tu ti dicessi: sì, lascio ciò che mi ha ferito, ma lo faccio con entusiasmo, con la voglia di piantare un seme nuovo. E quindi cosa succede nella tua vita adesso? Che questa regina di denari, questa promessa di stabilità, di accoglienza che avrai, di sicurezza, no? Rivela che questa stabilità che avrai adesso porta con sé la consapevolezza delle vecchie ferite, delle mancanze che hai vissuto, dei momenti di solitudine, anche di difficoltà materiale magari. Come se la vita ti dicesse: ora puoi guarire e sentirti protetta o protetto. Ricorda quanto hai camminato nel gelo per arrivare qui. Quindi la tua nuova stabilità ha un valore immenso, proprio perché conosci la fame e il freddo dell'anima. Nelle radici del tuo essere, diciamo dentro il ventre dell'inconscio, subconscio, c'è questo cavaliere di bastoni che galoppano, che è mosso dal desiderio di esplorare, di rompere la noia e l'abitudine, insieme al cavaliere di denari che aggiunge quella nota di concretezza. Cioè, i pesci sono sospinti qui da un fuoco dell'avventura, però anche dalla voglia di stabilità che li tiene saldi. Questo non è un impulso cieco, Cioè qua state cercando una nuova terra da esplorare, ma volete anche mettervi radici, mi spiego. Cosa ti dicono i tuoi avi, i tuoi antenati e lo spirito? Non guardare solo ciò che è andato perduto. Voltati verso ciò che ancora vive, verso l'amore che ancora può sbocciare. Quindi il balsamo più potente per te è trasformare il rimpianto in gratitudine, la ferita in una memoria dolce, no? Accompagnare a dolce tristezza, dolce malinconia. E questo viaggio poetico e bellissimo si culmina con quest'asso di coppe, che parla di un cuore che torna a traboccare, di un amore nuovo, di emozioni pure che rigenerano l'anima, no? E con il mondo mi dice che questo nuovo inizio emotivo sarà totale per te, cioè compiuto, il coronamento di questo viaggio qui. Cioè non solo tu berrai dalla nuova coppa, ma ti sentirai finalmente completa o completo, come se l'universo stesso ti abbracciasse in un cerchio di luce. È una stesa molto poetica, bellissima, perché qua il futuro prossimo ti regala questa rinascita del cuore che completerà un ciclo importante della tua vita che già stavi elaborando. Quindi è necessario questo coraggio ardente del cavaliere di bastoni qui, no? E quindi con coraggio ardente tu lasci ciò che non ti nutre più, accendi dentro di te questo nuovo fuoco di vita, guarisci le ferite con la dolcezza della terra che ti accoglie, no? Diventi madre di te stessa, di te stesso, anche di questa figura, e per molti di voi è una figura, tanto il mondo esterno è una proiezione,
scegli di esplorare il mondo con passi pieni di fiducia. Quindi, e cosa fai facendo questo? Che il tuo cuore si apre, trabocca, ed è tutta una danza, un ciclo perfetto. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. La natura, eccola, con la regina dei denari sta proprio in mezzo alla natura, vedi? Sicurezza, madre terra, natura, accoglienza. Guarda, 5 elementi, ferite e guarigione, c'è una guarigione totale qua per te. L'asso di coppe è per eccellenza la felicità, la gioia che trabocca dal tuo cuore, no? Infatti. Poi dice la natura cura le tue ferite, con lo stesso amore che solo una madre, la madre, regina dei denari, che solo una madre può donare. Vieni nutrito dalla stessa forza che ti ha creato. La terra ci nutre, l'acqua ci fa fluire, l'aria ci insegna il movimento, il fuoco riscalda e purifica, e l'etere è ciò che contiene tutto. Essere immersi nella natura è una condizione necessaria per la vita. Guarda, questo sia un consiglio per te, sia quello che arriverà con la regina dei denari che ti ho detto, no? Da un sentirti davvero attraverso, non so se state sentendo il vento, bellissimo. Appunto abbiamo nominato vento, qua parlava dell'aria, infatti. Allora, la sicurezza che ti arriva adesso è una sicurezza immensa, perché tu sai cosa vuol dire stare al gelo dell'anima. E quindi tu sei radicata o radicato perfettamente con gli elementi. Questo può avvenire con l'incontro con una persona che ti accoglie in questo senso. Vedo una figura femminile o la stessa tua energia femminile che accoglie, si prende cura di sé la regina di denari, di sé e della sua natura. E anche un consiglio a stare più a contatto con la natura possibile, perché ti rigenera, ringiovanisce, rigenera, ok? Vediamo cosa ti dicono gli altri oracoli. Qui ed ora, la risposta è nel tuo presente, concentrati su ciò che hai. Non pensare a domani, non pensare a ieri. Come vi ho insegnato nel video, in uno dei video dei podcast playlist yoga sciamanico, il mantra da recitare per stare nell'attimo presente, per non accumulare karma, è Shrim Paramesvari Svaha. Cioè giri su te stessa, su te stesso, appena sveglia proprio, Shrim Paramesvari Svaha. E tu ti concentrerai tutta la giornata, sai che tu starai nel qui ed ora, non accumulando karma. Ok? Cos'altro? Nulla accade per caso. L'universo ti sta inviando dei segnali, presta attenzione. Ci sono dei segnali importanti che l'universo ti manda. Quando tu osservi tutto dalla prospettiva dell'attimo presente, vedi un disegno perfetto. Disegno perfetto. Ok. Ci sono delle cose che accadranno per te in questi giorni, ok? È un disegno perfetto. Sii deciso, la situazione richiede fermezza, mantieni i tuoi propositi. Vai dritta o dritto, come un treno, mantieni i tuoi propositi. Per quanto riguarda questo dono, questa sicurezza che arriva. Va bene? Ok, ti metto un'altra carta di queste. Questa è un'iniziazione. Sì, io credo che più che un'iniziazione tu l'abbia attraversata l'iniziazione. Sono il prodotto della tua fase iniziatica, questa sicurezza e questa stabilità che arriva a questo cuore trabordante d'amore. Hai già vissuto una fase iniziatica legata a questo transito, no? Questo dolore qui, non guardare ciò che è perduto, guarda ciò che puoi germogliare, no? E il sì deciso qua ha a che fare soprattutto con la determinazione di guardare ciò che fiorisce, può crescere, non su ciò che è stato versato, va bene?
e vedrai che splendido miracolo che ti arriva, va bene? Allora, ragazze mie e ragazzi, detto questo io concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!